Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere l'andamento energetico per il lavoro, per diciamo i prossimi 30 giorni, ok? Quindi io ho scritto marzo nella copertina del video, però la lettura andrà fino a il 10, il 15 di aprile più o meno. Bene, iniziamo con il segno del toro. Andiamo a vedere per il segno del toro quali saranno i movimenti energetici per questo periodo. Come vi ricordo sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non riuscite ad adattare la lettura alla vostra realtà o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche il link al corso gratuito di tarocchi e il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, abbiamo l'imperatrice, un re di spade, un re di spade al contrario, un 5 di bastoni, un 9 di bastoni e una regina di bastoni. Wow! L'imperatrice mi parla di espansione, quindi può essere un periodo, quello che sta per iniziare, diciamo dalla metà di marzo in poi, dove appunto ci saranno dei progetti in gestazione o qualche tipo di... per qualcuno può essere una nuova forma d'arte. Il re di spade, allora, se fosse un'energia la sento come una sorta di troppa flessibilità probabilmente. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi. E il 7 di denari di solito è una carta, in questo mazzo mi piace molto come è rappresentato, perché è proprio una carta che indica che è già stato fatta la semina, adesso bisogna solo attendere che i frutti maturino, insomma. Poi abbiamo un 5 di bastoni, un 9 di bastoni e la regina di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione che, allora, l'imperatrice, se non fosse un nuovo progetto, potrebbe per qualcuno rappresentare un capo, comunque qualcuno che è più in alto di voi. E ho come la sensazione che in questo periodo potrebbero esserci delle scaramucce, diciamo così perché è comunque un 5 di bastoni e avendo il 9 di bastoni il consiglio è quello un po' di strutturarvi, di difendervi da questa persona. Andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 3 di spade e una regina di denari. Sì, può essere un capo, può essere un'organizzatrice, può essere un supervisore. E c'è comunque un 3 di spade, ragazzi, quindi in qualche modo o c'è una sofferenza legata a questa persona, cioè nel senso legata alla relazione che avete con questa persona, o potrebbe esserci una sofferenza inerente a un progetto che vorreste iniziare o che vorreste far espandere. Andiamo a vedere il re di spade. Wow, abbiamo 6 di coppe e la carta dell'imperatrice nuovamente. Ho come la sensazione che questo progetto, quest'idea, questo tipo diciamo di nuovo percorso, potrebbe per qualcuno essere un sogno che si ha nel cassetto da molto tempo, che si sta appunto gestando da molto tempo. Che cosa succede con il re di spade al contrario? Non c'è un progetto, ragazzi, scritto, un programma, un obiettivo fissato. È come se avessi bisogno di dire, ok, fino ad aprile inizio a
fare qualche cosa concretamente per questo progetto. Fino a fine marzo, ipotesi, lo penso, ok? E poi inizio a creare un programma, ad informarmi, a strutturare questo tipo di progetto, a capire quali potrebbero essere i costi, quali potrebbero essere i guadagni, le cose di cui ho bisogno per mettere in piedi questa cosa. Andiamo a vedere 7 di pentacoli. Perché tecnicamente molti di voi questo progetto l'hanno già iniziato, perché comunque qui abbiamo due carte che parlano di qualcosa che è già stato fecondato. E l'imperatrice c'è anche di nuovo qui. 3 di coppe. 3 di bastoni e 8 di coppe al contrario. È come, ragazzi, se verso inizio aprile si avvicinasse il tempo della raccolta, perché di nuovo abbiamo un 3 di bastoni, che è una carta di forte espansione. C'è qualche cosa sotto però con questo 8 di coppe che secondo me state un po' sottovalutando. L'8 di coppe normalmente è una carta di qualcuno che fa una ricerca interiore. In questo caso è come se non vi ascoltaste, è come se ci fosse una sorta di mancanza e voi non riuscite o a dargli voce o a rendervene conto. Cioè, o se riuscite a rendervene conto, non riuscite ad esprimerla, appunto, e dare voce a questa carenza. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Il diavolo al contrario. E il re di bastoni, ragazzi, re e regina di bastoni. Fatemi vedere chi è questa regina di bastoni. Guardate, di nuovo 5 di bastoni. Sì, ho come la sensazione che questa regina possa essere qualcuno. Guardate, vedendo queste carte è un po' come se potesse essere qualcuno che vi insegna a difendervi. Adesso dipende poi dal tipo di realtà di ognuno, perché qui, vedendo la spiegazione del 5 di bastoni, dove abbiamo un diavolo, al contrario, e un re di bastoni, e qui c'era comunque anche un re di spade, può anche essere che questo tipo di litigio o non appoggio sia con una figura maschile in realtà, mentre le figure femminili che ci sono più. Guarda, no, non lo so, in realtà anche qui abbiamo un 3 di spade. È come se ci fosse qualcuno qui che o medierà la situazione o siete voi che semplicemente imparando a difendervi vi riprendete in mano il vostro potere personale e alla fine c'è la temperanza, ragazzi, quindi e anche la ruota della fortuna. E quindi è un po' come se si cambiasse il modo di vivere queste dinamiche. È un po' come se le dinamiche non cessano di esistere, ma voi semplicemente inizierete a viverle in modo diverso, a dargli meno peso, a dargli meno energia. Potrebbero essere anche delle scaramucce con dei colleghi di lavoro. E se fosse un collega di lavoro in particolare, ragazzi, può essere una persona davvero tossica, eh? Quindi imparate a difendervi da questa persona, imparate a mettere delle barriere, a proteggervi. Le barriere protettive possono essere fisiche, quindi tipo prendere distanza proprio fisicamente, oppure quando una persona magari non vi lascia parlare o cose di questo genere, mettere proprio una mano così che blocchi l'energia a livello fisico, o anche semplicemente l'indossare un quarzo. Per esempio il quarzo di ossidiana è ottimo per la protezione dalle energie negative,
quindi indossarlo sempre al collo nei posti, nei luoghi insomma dove possono esserci queste tensioni, ok? E poi ci sono delle tecniche a livello energetico proprio da poter fare, sono tecniche di meditazione che vanno un po' allenate in modo che quando poi c'è la scaramuccia, c'è il momento di malessere, si ricorre a questa tecnica e si crea come uno scudo energetico intorno al corpo. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Allora, avete 2 imperatrici e la carta di co-creazione. L'imperatrice rende molto bene l'idea di creare, no? Perché è incinta, è una donna che sta gestando, insomma, sta creando un'anima, una persona. E questa carta fa riferimento alla co-creazione a livello mentale, a livello di pensieri. Quindi noi creiamo quello che pensiamo ed è interessante soffermarsi sulle nostre frasi, su come noi esponiamo le cose e renderci conto del tipo di pensiero che facciamo inerente a una cosa, perché anche il pensiero crea. Per chi non avesse visto i miei video sui chakra, vi consiglio di vederli, sono nella playlist, li spiego come funzionano le cose, diciamo in questo senso di co-creazione, no? Bene, cari amici del Toro, spero che la lettura sia stata utile. Se vi è piaciuta, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere o commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute anche alle persone della Vergine, andiamo a vedere anche per voi i movimenti energetici nella sfera lavorativa per i prossimi 30 giorni. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non riuscite ad adattare la lettura alla vostra realtà, oppure se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione trovate il link al video corso gratuito di Tarocchi e la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, iniziamo con la carta della forza al contrario, un cavaliere di bastoni, un 8 di bastoni e una regina di spade. La forza al contrario mi dice che c'è una scelta da dover affrontare, da dover effettuare, probabilmente un movimento, una presa di coraggio o una presa di posizione inerente probabilmente alla vostra situazione lavorativa, al vostro ambiente lavorativo. Il cavaliere di bastoni mi dice che in qualche modo state andando avanti con decisione, con entusiasmo, state imparando a maneggiare la situazione o le relazioni all'interno della situazione lavorativa. E l'otto di bastoni, ragazzi, mi dice che ci sono grosse novità in arrivo. Normalmente l'otto di bastoni potrebbe anche essere una persona, se consideriamo il cavaliere di bastoni, con la quale magari potrebbe esserci una comunicazione per iniziare eventualmente una collaborazione. C'è comunque una notizia, una novità, c'è qualche piacevole sorpresa che sta per arrivare per voi. E terminiamo poi con la regina di spade, e la regina di spade è un'energia di una persona che ha raggiunto un certo tipo di autocontrollo e di determinazione, quindi ecco lei che riesce a, ad attenersi ai piani, ad attenersi, le fa le regole e poi le segue, perché così è come si arriva alla posizione di regina. Mi parla un po' di determinazione, di essere stretti, di essere ligi al dovere o alle regole che vi date. Parla di ordine e struttura. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere la forza. Allora, abbiamo un 7 di bastoni e la temperanza. Ok, 7-8 di bastoni. Probabilmente siete in una fase dove non riuscite a prendere, dove non riuscite a prendere una posizione perché state cercando di mediare, mi viene da dire. La carta della temperanza è una carta che parla anche di pazienza
ed è una carta che parla di equilibrio. Andiamo a vedere il cavaliere di... Ok, abbiamo un 8 di pentacoli al contrario, la regina di bastoni e un 5 di denari. Ragazzi, se per caso siete senza lavoro, questo gruppo di carte mi dice che state in qualche modo lottando per mandare avanti magari la famiglia piuttosto che chi dipende da voi, insomma. E qui vi dirò che l'8 di pentacoli e il 5 di pentacoli sono al contrario, quindi ehm, per qualcuno fa riferimento ad aiutare la propria madre economicamente o comunque un genitore, per qualcun altro fa riferimento, sì, nel senso che è un po' come se qualcuno dovesse accudire qualche genitore e per cui c'è una sorta di carenza, se vogliamo, a livello monetario, a livello economico. Potrebbe esserci qualche spesa imprevista, ragazzi, o potrebbe essere che iniziate a fare dei conti fatti un po' bene, tipici della regina di spade, e iniziate a dirvi magari questo lavoro non mi rende più, non è più abbastanza, o gli orari di questo lavoro non mi permettono più magari di occuparmi di altre cose o di altre persone. È come se ci fosse un cambio. Se non avete lavoro, può essere che arrivi una notizia. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Guardate, cavaliere di pentacoli, mago e otto di spade. Sì, c'è una opportunità che si apre, ragazzi. Anche se sento che probabilmente verso fine marzo potreste essere anche un po' tristi perché magari vedete che le cose sono un po' forzate nell'equilibrio che hanno o comunque sì, ce la fate, però sempre con fatica. Vedrete che verso inizio aprile si apre qualche nuova opportunità. C'è un'offerta, c'è comunque il mago che parla di inizi, c'è questa novità, può essere l'arrivo di una persona. L'otto di spade in realtà non vi giova, nel senso che è una carta di autosabotaggio ed è una carta che mi dice che tendete a vedere un po' tutto nero, ma dipende da queste due carte di pentacoli al contrario. Andiamo a vedere la regina di spade. Tre di spade, abbiamo il 6 di spade, un'altra regina di spade, il 2 di pentacoli. Allora, ho come la sensazione che qui vi dicano di tagliare. Scusate. È come se vi dicessero appunto di tagliare con qualche tipo di sofferenza o di carenza dovuta al passato, qualche tipo di delusione. E considerato che abbiamo un 6 di spade, può essere una delusione inerente magari una figura di potere, una madre anche, se qualcuno sta cercando di seguire le orme dei propri genitori con un'impresa familiare, per esempio, è come se ci fosse qualche cosa da switchare, qualche cosa da cambiare, c'è da tagliare per dare la possibilità a questo mago di iniziare. Anche perché qui, ragazzi, con questo 2 di pentacoli, ho come la sensazione che sarete portati a... E difatti è un po' l'energia con cui iniziamo, no? Perché effettivamente quando c'è la carta della forza al contrario, c'è sempre un non scegliere. È una carta un po' statica quando è al contrario. E difatti anche qui è quello che un po' sento, no? Con questo 2 di pentacoli. Tenderete a non sapere bene da che parte andare. Però guardate, la cosa positiva è che vedo che arriverà una notizia che cambierà le prospettive. Poi da lì potrete realmente fare i conti, quello che serve, le liste, sapete, quello che vi serve, quello che non vi serve, quello che si può lasciare indietro, i dolori che non servono più, le sofferenze che non servono più si possono lasciare andare. Mm? È come una nuova prospettiva. Andiamo a vedere una carta da parte delle fatine. Quante! Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Allora, la prima carta è energia e in questo mazzo non si vede molto bene, però comunque la temperanza ha due coppe, una rappresenta la mente, l'altra rappresenta
la parte delle emozioni e questa qui è la temperanza, e si tratta appunto di mettere equilibrio tra queste due parti per essere sempre pieni di energia. Poi abbiamo disponibilità e qui vi dice un po' di accogliere a braccia aperte quello che vi si potrebbe prospettare o offrire, ok? E poi abbiamo responsabilità e la sento qui questa carta, ragazzi. Allora, questa la mettiamo qui, energie la mettiamo qui e questa qui la mettiamo qui. È come se avesse, infatti qui prima ve lo dicevo, è come se qualcuno avesse la responsabilità di qualcun altro. Possono essere i figli per molte persone, per qualcun altro può essere magari una madre o un genitore da accudire, o magari anche semplicemente un animale da compagnia, ok? E poi abbiamo non giudizio. Questa non ci sta tanto qua sotto con la regina di spade, perché la regina di spade in realtà è proprio quella che taglia, che dice questo sì, questo no, questo va bene per me. Sì, va bene farlo senza giudizio, nel senso non giudicare se è giusto o sbagliato, semplicemente chiedetevi se una cosa, una persona, una relazione, una situazione è ancora in linea con voi, se vi fa star bene, se vi dà la possibilità di crescere oppure no. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia piaciuta, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenute anche alle persone del Capricorno, andiamo a vedere anche per voi i movimenti energetici per questo mese. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non riuscite proprio ad adattare la lettura alla vostra realtà o se semplicemente volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, wow, partiamo con un asso di denari, il Papa, la ruota della fortuna e un fante di pentacoli. Ma cosa volete di più? Asso di denari, nuovi inizi, nuovi percorsi, aiuti inaspettati che arrivano. C'è anche il Papa, quindi è come se arrivasse un'ufficializzazione, un premio, un aumento di livello, magari una promozione, è come se ci fosse un andare in su a livello lavorativo, che potrebbe anche essere un nuovo progetto, e con questo asso di denari, appunto, ci sono nuove prospettive. Il Papa mi dice che potrebbe essere qualche cosa, ragazzi, che riguarda le masse. Può essere che qualcuno decida di aprire un canale di YouTube, può essere che qualcuno decida di scrivere un libro o più semplicemente di diventare spirituale. Ho come la sensazione che qualcuno possa iniziare un lavoro di tipo spirituale con questo Papa o qualche cosa che sia ufficiale. E abbiamo la ruota della fortuna, le cose cambiano ragazzi, e il fante di denari mi dice che si apre proprio un nuovo percorso. Ho come la sensazione che si attivi in questa primavera la vostra energia yang, la vostra energia attiva di azione, di fare, di programmare, di iniziare, di studiare, di informarvi, di parlare, di comunicare. Proiettate in avanti, sapete? Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Wow, 6 di bastoni. Sì, sì, è regina di pentacoli, è un nuovo inizio, ragazzi. È un nuovo inizio e vi dico che si parte da un 6 di bastoni, quindi c'è già 6 di bastoni e Papa sono quasi la stessa energia, nel senso che sono due carte che parlano di qualcuno che è riconosciuto da tanta gente, di qualcuno che ha raggiunto il successo grazie ad un gruppo. Ehm,
questo il 6 di bastoni, e la regina di pentacoli è una di quelle energie che sa gestire al meglio tutto quello che è la vita pratica e economica, anche tutto quello che è il lato economico. E poi abbiamo anche un bel papa. Adesso andiamo a vedere il papa. 6 di denari al contrario. E il mondo, un altro arcano maggiore. Guardate, ho come la sensazione che se fino ad adesso siete stati bravi o brave o bravi a gestire qualche cosa a livello lavorativo, verso fine primavera arriveranno i risultati, arriverà il primo, perché qua c'è il mondo, c'è il compimento, c'è la ruota della fortuna, c'è il papa, tutte carte di forte spinta in avanti. È vero che 6 di pentacoli è al contrario, quindi è per quello che vi dico che ho come la sensazione che fino ad adesso sia andato tutto bene da un punto di vista pratico, ma mancasse il cash, la soddisfazione monetaria. Però ecco, sento che è quella che arriva perché c'è la ruota della fortuna, ci sono i premi, ci sono i riconoscimenti. 4 di bastoni, nuovi contratti ragazzi, nuovi contratti, stabilità, festeggiamenti e il 10 di coppe, wow, completamento. No, è un periodo bellissimo, devo dire, per voi, amici del Capricorno. Andiamo a vedere il fante di denari. Imperatore e il sole. Cioè, ma davvero, cosa volete di più? Di nuovo, stessa energia del 4 di bastoni, stabilità, concretezza. È come se fosse un nuovo percorso di studi, magari a livello spirituale, magari a livello di servizio sociale, perché comunque ricordo che il Papa è colui che traduce, potrebbe anche essere un lavoro da traduttore, ragazzi, traduce i messaggi dall'alto al pubblico, alle masse. Quindi può essere che ci sia qualche cosa qui a livello di comunicazione anche. Magari è un giornale, magari è una rete radio, o appunto un canale di YouTube, come vi dicevo prima, può essere Instagram, qualche cosa che ha a che fare con i social media. E poi abbiamo anche la carta del sole che parla di espansione, di chiarezza mentale, di prosperità, di abbondanza. Guardate, non so che altre parole aggiungere per dire che è proprio un buon periodo. Bene, potrebbero anche arrivare, oh, questa è scivolata fuori da sola. Potrebbero anche arrivare compensi economici inaspettati. Poi, appunto, ripeto, se siete senza lavoro, è facile che arrivino contratti, è facile che arrivino accordi. Vi dico, se siete in cerca di lavoro, spargete la voce intorno alla vostra famiglia, intorno al vostro entourage familiare o magari nei confronti degli amici più vicini. Però guardate, ci sono veramente carte stupende, carte di stabilità, carte di concretezza, carte di qualche cosa che è stabile e duraturo anche, mi verrebbe da dire. E qui abbiamo fermezza e ve lo metto sotto l'imperatore. Questa fattina sta tenendo un cuore e sta cercando di camminare in punta di piedi su un filo di ragnatela, no? Quindi è un po' come se stesse sfidando l'impossibile, però lo fa con una fermezza tale da riuscire nella sua impresa. Che bel messaggio. Bene, amici del Capricorno, fatemi sapere se vi risuona. Io spero che comunque la lettura vi sia piaciuta. Potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è davvero molto importante. Io vi auguro il meglio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!